Io non posso abbassare. Ho abbassato io, qualcuno direbbe piccolo e nero. Piccolo e nero. Piccolo e nero. Come piccoli e neri sono i questi diffusori. diffusori. Allora, oggetto della prova è il Blue Sound Power Node Edge, che è il fratello minore del Power Node. Esatto. Senza Edge. Anche dal punto di vista dimensionale è il fratello minore perché è decisamente più piccolo. Che poi è divertente questo cosino che è grande diciamo come un router, a me ricorda un router, e che lo si può mettere a parete. Dentro la scatola c'è una staffetta per metterlo a parete. Del resto è un oggetto sul quale uno le mani praticamente non ce le mette quasi. Certo, che cos'è? È uno streamer di rete con amplificatore incorporato, che ha vinto la Awards, l'EISA Awards. È un amplificatore con lo streamer incorporato o streamer con l'amplificatore incorporato? Boh, non lo so. Siccome lo streamer va meglio dell'amplificatore, in questo caso io farei streamer con amplificatore incorporato. Così e quindi anche un DAC on board. Che poi è integrato all'interno. Vabbè, poi dopo ne parleremo. A tra poco. A tra poco. Il grande Carlos. Questa è la roba delle feste da ballo delle scuole medie. Dove io cercavo di strusciarmi. Era proprio quella da struscio. Esatto. Abbasso. Allora, chi è Blue Sound? Dunque, Blue Sound appartiene a Lenbrook Group, gruppo canadese, che annovera tra gli altri marchi il ben più celebre NAD, più celebre per gli age come noi. Anche PSB mi pare. Anche PSB, ma la cosa interessante è che Lenbrook Group recentissimamente, parlo credo di una settimana fa, ha ricomprato MQA. Così l'ha salvato, tutti i suoi brevetti. Ora che cosa ci facciano poi non è ben chiaro. Anche perché io speravo che... Allora, è vero che ad esempio il più grande utilizzatore di MQA, che è Tidal, ha diciamo comunicato che progressivamente tutti i file in MQA verranno trasferiti in formato FLAC e che via via che verranno trasferiti non verranno mantenuti i file MQA. Però evidentemente, siccome è vero che MQA aveva una quantità di brevetti non indifferente, probabilmente questi signori di Lenbrook avranno visto che nel portfolio brevetti ci sono delle cose che possono essere di loro interesse. Dunque, Blue Sound è un marchio che negli ultimi anni si è imposto sul mercato come costruttore di prodotti avanzati dal punto di vista digitale, quindi sostanzialmente un ecosistema di streaming molto efficace, molto semplice da usare, anzi diciamo che sulla semplicità dell'interfaccia basano tutta la loro storia. Sono prodotti molto piccoli, non necessariamente con il fattore di forma del componente separato, anche prodotti diciamo autocontenuti, quindi non il sistema separati altoparlanti e via discorrendo. Ed è insomma importante il fatto che utilizzino una app per device smart, quindi tablet e telefoni, particolarmente ben fatta, che in qualche maniera ne ha un po' decretato la fortuna, perché tra le tante è stata una delle migliori da subito. È anche vero che sulla scia forse del ognuno guarda cosa fa l'altro, oramai sono tutte abbastanza buone, cioè ci ritroviamo molto spesso a dire accidenti quanto è buona questa app. Sì, però partire col piede giusto è già vincere sul mercato, perché sai, un'app stabile, abbiamo detto tante volte, è fondamentale, no? Esattamente. Esatto. Questo Power Node Edge è la soluzione diciamo entry level del catalogo e costa circa 700 euro street price più o meno, anche il 6 davanti, 6,70, 6,80, 6,90, insomma una cosa di questo si aggira attorno ai 700, qualcosa in meno. Dunque, cosa ti porti a casa per questa cifretta di 700 euro? Un affare che non ti fa male se te lo tiri addosso.
No, questo forse quasi non te ne accorgi. Beh, insomma, te ne accorgi perché è un po' pesantuccio. Più che altro perché c'ha gli spigoli, ma comunque. Allora, ti porti a casa uno streamer con amplificatore integrato piuttosto carino, con un bel pannellino con pochi tasti touch a sfioramento, il sensore IR per un telecomando che non è compreso, Che poi mi chiedo a che diavolo serve una volta che c'hai un'app fatta così. Ma sai, a me il telecomando personalmente non dispiace. Ieri sera si è bloccato il wifi, non mi funzionava l'EWE Link attraverso il wifi e io avevo il mio bel telecomando ARF che mi ha risolto il problema, quindi certe volte serve. Io invece sono sul fronte opposto perché sul tavolo in soggiorno accanto al divano e di telecomandi ne avrò 6, 7 e li frullerei volentieri tutti dalla finestra. Esattamente, vabbè, ognuno. Diciamo. Io addirittura li lascio nella busta di plastica. Mi piacciono i telecomandi. Molto bene, allora questo è limitato a 2492. E naturalmente questa cosa implica una limitazione dal punto di vista del formato dei file digitali, appunto, arriva a 192. Ma ti faccio una domanda, quanti file a più di 2492 allora, personalmente esistono? A me non importa assolutamente niente, però tante persone a queste cose fanno caso e dicono questo è solo 2492, quello io voglio assolutamente esatto, quello più grande è 32383. Quello che è interessante però notare è che quello più grande, che si chiama, se non ho capito male, Power Node senza Edge, ha il doppio della potenza, quindi laddove questo fa 40 watt quello su 8 ohm, quello ne fa 80 e dispone di moduli di amplificazione NAD. Quindi dal punto di vista, diciamo così, della caratura dell'oggetto, è un oggetto più impegnativo economicamente, più grande, insomma è un'altra scelta. Differente, assolutamente. Tra l'altro questo, vista la sua facilità di collocazione, è perfetto, tra l'altro è anche room compliant, è perfetto per essere messo anche in un controsoffitto, se ci pensi, no? O dietro a un televisore. Sì, assolutamente. E dal punto di vista della connettività ragioniamo di una cosa piuttosto scarna, effettivamente. Esatto, perché, caro Giulio, c'ha la presa di rete, Ethernet e ovviamente il Wi-Fi. Noi, come sempre, colleghiamo via Ethernet perché ci piace di più. Primo, secondo, io ci metto molto di meno a collegare il cavo dell'Ethernet piuttosto che a mettermi lì e fare quello strazio di configurare la rete Wi-Fi, non mi va, non mi piace. È un HDMI ARC, il che vuol dire che lo posso collegare al televisore e prendere l'audio dal televisore e direttamente spararlo dentro al nostro Bluesound. Ecco perché ha anche senso metterlo a staffa dietro il televisore, no? Sì. Un cavetto HDMI e hai fatto la... Ma infatti io questo oggetto me lo immagino molto integrato in un sistema home magari di non assolute prestazioni, ma semplice da usare, pratico e che dà accesso a tante cose. Quali sono le tante cose? Tante, ce n'è una lista infinita. Sì, allora è interessante perché sulla app, nella pagina, che poi la facciamo vedere, Sorgenti musicali, mi sembra che si chiama, veramente ce ne stanno di tutti i colori, ce ne sono proprio tutti. Buona parte in Italia non ci stanno. Sì, ad esempio c'è quel KK Box che è diventato recentemente integrato in Roon, che è un servizio di streaming per i paesi asiatici, che pare che lì insomma vada molto forte. Da noi evidentemente sono tutti artisti che hanno chiaramente poco o niente seguito. E ovviamente Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, Amazon, le web radio, c'è tutto. E quello che ci è sembrato di capire è che l'oggetto non è DLNA compatibile, per cui
e non siamo riusciti a collegarlo al nostro server. Esatto, per fargli vedere un NAS bisogna dargli l'indirizzo bisogna dargli la fisico. share, quindi Esatto. bisogna dargli lo share mount e quindi l'indirizzo, l'IP / il nome della condivisione, e a quel punto lui se lo monta. Però diciamo operazione che è un po' poco intuitiva rispetto a quanto è intuitivo il resto del prodotto. Esattamente. È chiaro che stiamo parlando di una banalità. E, tra l'altro, ad esempio, mi viene in mente che Volumio, da file, ma anche Volumio, e una volta che uno fa questa operazione, se li vanno a cercare da soli sulla rete, Sì. cioè su Dafile c'è un bottone che gli dici cerca di NAS che stanno sulla rete, lui run te li dice. Però Run non lo fa invece. No, Run non lo fa. Run hai bisogno Run di hai mettere bisogno la di share, dargli, quindi di dargli la share, sì. ognuno fa così. Ma lo perdoniamo. Ma sì, assolutamente. Una piccola notazione per quanto riguarda il manuale di istruzioni. Ancora una volta ci troviamo dinanzi a un prodotto con un manuale di istruzioni inesistente, scarno, talmente scarno da risultare, mi perdonino questi signori, inefficace. Perché dico inefficace? Perché sì, è vero che se vedo il buco della rete e quello mi dice wired LAN, sì, ci arrivo da solo. Forse non ci arrivo o avrei bisogno di un aiutino sulla parte di configurazione software, che se fosse stata un pochettino raccontata meglio. Lo so, però oramai la tendenza è questa, quasi tutti, so che per te è un colpo al cuore, sì, però Giulio caro, ci dobbiamo abituare al fatto che buona parte dei prodotti che oserei dire audio consumer come questo non hanno il manuale di istruzioni. Va bene, allora scusa, ancora una cosa, ho apprezzato i connettori per i diffusori, che sono buoni e sono belli grossi. Ci abbiamo messo dei cavi enormi. E l'hanno retto senza problemi. Senza problemi, esatto. L'apparecchio è leggerino ma non leggerissimo, cioè i nostri cavi di potenza, che sono dei neutral tubetti dell'acqua, cable reference, che sono pesantoni, non sono tanto pesanti da trascinarselo indietro, tutt'altro, quindi insomma alla fine un po' di consistenza. Allora, non lo so se lo possiamo sventrare o no, adesso vediamo, perché è un po' difficiluccio da aprire, quindi se riusciamo senza fare danni bene, se no lo sventramento non lo faremo, e poi passiamo all'ascolto. Assolutamente sì, a dopo. Giulio, sono riuscito facilmente ad aprirlo perché bastava solo rimuovere questi 4 tappini in gomma che mostravano le altrettante 4 viti che servono per chiuderlo. Eccolo qua, qua sotto, tappini in gomma e viti. Bene, allora, che c'è intanto sul pannello, sul pannello superiore quella schedina? La schedina serve per i tasti di touch che gestiscono la macchina. Marchio Blue Sound. Quindi una schedina molto semplice con un flattino lungo questa volta, con una parte dissipante e questo è un dissipatore molto carino sistemato qua sopra con queste 2 viti e che serve per aiutare appunto nella dissipazione. Tra l'altro questo, siccome può essere messo anche non solo in orizzontale ma anche in verticale, ha bisogno di una tipo di dissipazione un po' diversa rispetto ai prodotti standard. Ok, questo che modulo è questo, caro Giulio? Un classico Bluetooth o Wi-Fi. Wi-Fi Bluetooth. Questo è il modulo della Logic. Aspetta un secondo che provo ad avvicinarmi. Sì, questo mi sa che è il Wi-Fi. Sì, è il Wi-Fi. Sì. Ok. Questa è la logica, l'elaboratore con la logica, marchio Blue Sound. Vediamo. A marchio Blue Sound certo, la scheda, eccola qua. La scheda. Chip finale, eccolo qui. Ok, che fa capo poi a questi 4 binding post.
che abbiamo detto molto belli, adesso tra poco li faremo vedere. Questa è l'USB, questa che USB era? Mini? USB mini. Mini, sicuramente per aggiornamento Sì. software o se O per diagnostica, perché poi diagnostica. l'aggiornamento software lo si Bravo, fa on the air, quindi questo bravo. sarà diagnostica. Esatto, questo è un tasto. Oh, questi due profili di gomma laterale. Questi contengono le antenne. Ah, le antenne, giusto. Queste sono le antenne Wi-Fi e questa qui invece è l'antenna Bluetooth. Eccola Ok, qua. ok, ok. Ok, non abbiamo smontato oltre perché sotto poi c'è tutta la parte di alimentazione, ok? Che la possiamo sommariamente vedere qua. Ok. Ok, e poi c'è la parte analogica. Tra l'altro una cosa che ci è sfuggito di dire, vediamo il pannello posteriore prima, è che abbiamo sbagliato a mettere questi tappini. Oh! Adesso li rimettiamo a Errore, posto. errore. C'è oltre a un ingresso IR che serve a poco, c'è anche qui un optical in analog in, perché Ok. questo è un mini jack 3,5 che è sia analogico che in fondo può essere ottico. Ottico. Ottico, con un adattatore che si trova facilmente su Amazon. Sì. E questo è molto utile per attaccarci il televisore in ottico, per esempio quei televisori che non hanno l'ARC. Oh, c'è un subwoofer out. C'è un subwoofer out, sì, sì. Ok. E tra l'altro questo subwoofer out può essere abilitato o disabilitato dall'app. Dall'app. Dall'app, sì. Vabbè, comodo questo pure questo. E quindi qualche considerazione generale, ma prima volevo solo porre l'attenzione, prima non l'abbiamo fatti vedere, a questi 4 induttori di alta potenza della Kodaka, che è un'azienda, cercatela anche su internet, che fa degli induttori di altissima qualità e questi stanno in serie al segnale dei diffusori. Abbassiamo, va. Oh, ecco qua. Che dici? No, no, perché poi sono sempre io. Allora, io ho una sensazione, ok? Allora, l'abbiamo ascoltato con le Marten, poi Sì. gli abbiamo fatto fare un giro pure con le Splendor, che poi saranno oggetto di una prova prossima futura. Spendor A4. A 4 è un prodotto azzeccato per fare da secondo impianto, impianto di TV, impianto perché ecco, la parte di gestione è eccellente. La parte di amplificazione sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso, un po' esile, gracile, Sì. molto più di quanto non sia in altri prodotti Only One che abbiamo ascoltato. Quindi perfetta per un piccolo impianto da TV, da secondo impianto, da ragazzo, ma come impianto principale lo vedo complicato, anche perché per quanto poi abbiamo usato diffusori relativamente efficienti, insomma, ha mostrato qualche segno di cedimento in più di un aspetto. Ecco. Allora, io sono sostanzialmente d'accordo con questa analisi e il fatto è che per carità suona e ci mancherebbe pure, ha abbastanza energia, va bene. È che sui miei dischi preferiti, sulle tracce che utilizzo abitualmente per fare le valutazioni dei componenti, le ho trovate spesso un po' cambiate, come se fosse proprio cambiata la qualità timbrica, ad esempio, del cantante. Questa cosa l'ho notata abbastanza sulle voci, per come io ce le ho in testa, riprodotte a parità di diffusori con il Power Node, hanno un timbro leggermente differente. Così come dal punto di vista, io dico proprio ritmico del timing, non dico che sia lento, però ecco le microdinamiche le ho trovate diciamo un pochino Carenti, sì, carenti, un carenti, pochino sì. latenti. Ora però riportiamo tutto alla realtà. E secondo me andiamo un po' nella direzione che noi abbiamo sempre detto, cioè un prodotto da 650 euro suona come deve suonare un prodotto da 650 euro, non può suonare come un prodotto che costa il doppio, il triplo o il quadruplo.
È normale, è giusto che sia così. Però permettimi, nella filosofia del costruttore c'è questo, Ma certo. perché noi stiamo chiedendo a un prodotto microscopico, costruito apposta per stare sia in orizzontale che in verticale, estremamente compatto, con l'ARC HDMI, quindi che ha un taglio di utilizzo di un certo tipo, fare cose che invece non può essere chiamato a fare, cioè, No, non era nelle sue nessuno. corde, non era nelle sue intenzioni progettuali farle. Però, ecco, su questo volevo aprire la piccola Sì, parentesi. E tu giustamente, sono d'accordo con te, dici l'impianto per il giovane o il secondo impianto. Io tante volte leggendo i commenti ho l'impressione che ci sia invece il desiderio di sentirsi dire il primo impianto con un prodotto da 600 euro deve suonare come un amplificatore che costa 4.000 euro. non può essere, E temo che non sia così. non può proprio essere, è impossibile. Secondo me, e non è questione di snobismo, elitarismo. No, basta proprio così. Eh, Allora, quando abbiamo fatto la prova d'ascolto delle GPL, no? E ci siamo messi a discutere io e te sulla ricostruzione scenica, sì. sul quanto, allora mi è sembrato più una masturbazione da giornalista di settore, giustamente appassionato e che tira fuori l'essenza del prodotto, ma in quel momento ci siamo fatti un po' prendere da quella che è la nostra passione e non abbiamo contestualizzato rispetto alla massa, al mercato che può apprezzare il suono GBE, quel suono, che Sì. sia GBE, quel suono e che era un suono molto buono, che mancava di qualcosa ma che aveva anche tanto, no? In questo caso invece la nostra esperienza di giornalisti di settore ci serve per dire attenzione, questo prodotto è un prodotto che ha dei limiti ed effettivamente ha dei limiti e su quei limiti non ci puoi tirare fuori più di tanto perché è quello, no? Quindi se da una parte noi non vogliamo passare come i recensori elitari a cui piace per forza un certo tipo di suono, no, perché vogliamo anzi essere pop Sì. e cercare di diffondere la riproduzione di qualità un po' a tutti. Dall'altra parte però è anche vero che ci sono dei prodotti che sono costruiti con un certo taglio per fare certe cose e certe altre non le possono fare Io troverei profondamente scorretto dire guardate che a 600 euro comprate il meglio del meglio del meglio. non è così. Non è Non è così corretto. come non era così con l'amplificatore Denon, cioè l'amplificatore Denon da 400 euro non è la stessa cosa del suo omologo che costa il doppio. Oh, e però, visto che me l'hai alzata la palla, torno sull'amplificatore Denon in un ipotetico confronto con questo Power Node Edge. Perché lo faccio? Perché stavo pensando, quell'amplificatore Denon non è dotato di nessun tipo di piattaforma di streaming, niente di Esatto, niente. esatto. Però mi veniva in mente, se al Denon gli attacchi il WIM che Anche il avevamo... mini, quello piccolo tondo Ma o facciamo, mi voglio rovinare, facciamo quello grande quello che costa grande. 200 euro, arrivi a un prezzo che grosso modo se la batte con Hai questo. ragione, ma ti faccio un'altra obiezione. Sì, Non lo metti dietro a un televisore o non lo ficchi nel controsoffitto. assolutamente, è Ecco, più complicato da configurare, da montare, è più ingombrante e tutto quanto, però lasciami dire, il Denon suonava meglio. suonava meglio, sì, Suonava meglio. suonava meglio. Cioè, timbricamente e dinamicamente lo trovavo più appagante di questo Power Node. È vero, è Però vero. anche lì ricordiamoci, sono prodotti destinati, secondo me, a un pubblico differente. A In me- fondo quel Denon è un apparecchio per l'audio entry level, ma per l'audiofilo entry level. Forse il Power Node non è un prodotto da audiofilo, è un prodotto da consumatore di musica, con tutto il rispetto che posso avere per questo termine, che di tante, diciamo così, pippe mentali dell'audiofilo Anche se perché non gliene a importa me niente. vedendolo personalmente come prodotto, come idea, è piaciuta moltissimo e mi è venuto subito in mente un famoso musicista di cui non faccio il nome che ci andrò fra qualche giorno,
Lui ha comprato un televisore da 75 pollici e non ha audio buono, si è già lamentato, e io probabilmente ci metterò quello. Sì. Perché glielo Quello schiaffo? inteso come Il Power Node. il Power Node. Sì, perché glielo schiaffo dietro, HDMI ARC diretto, volume unico con il telecomando del televisore e arrivederci a tutti. Va benissimo. Quindi due cose Quindi diverse. ecco, insomma, va sempre fatto, secondo me, un'attenta analisi e posta profondamente attenzione a qual è l'idea progettuale dell'oggetto che stiamo Esatto. analizzando e cercare di capire da che parte voleva andare il costruttore e farlo lavorare e giudicarlo eventualmente nei limiti di quel contesto. Esatto, anche perché quello, il Power Node con un paio di cassette e un sub, come amplificazione per la televisione, è molto più che onesto. Assolutamente. Va bene, e speriamo che il video sia stato di vostro gradimento. E se non lo è stato, ci dispiace. Ci dispiace. Subscribe, Campanella campanella, e alle sito. prossime. Alle prossime. Ciao, ciao, ciao.